12 dicembre 2006. In un ufficio dell'ambasciata americana presso la Santa Sede, un diplomatico scrive una nota riservata diretta a Washington. È un documento classificato top secret. Le parole descrivono una situazione delicata che tiene col fiato sospeso l'intelligence di mezzo mondo. La nota contiene un aggiornamento dettagliato e intimo sulla salute dell'uomo più sorvegliato del momento, Fidel Castro. La fonte di queste informazioni non è un agente della CIA nascosto a L'Avana, né un disertore cubano in cerca di asilo politico. Il contatto è una suora italiana di 70 anni, appena tornata da un viaggio a Cuba. Il suo nome è Tecla Famiglietti, e per capire bene perché il governo degli Stati Uniti è arrivato a fidarsi di lei, dobbiamo tornare indietro nel tempo, dove tutto è iniziato. Siamo a Roma e tutto parte da un importante palazzo del 1500 che si affaccia su Piazza Farnese. È la sede della casa generalizia delle Brigidine. A vederlo da fuori sembra un convento come tanti, ma le apparenze a Roma ingannano sempre. Quell'edificio infatti ospita anche un rinomato hotel di lusso e una foresteria esclusiva dove si prega, ma si fanno anche affari. Ed è lì il centro nevralgico del potere di Suor Tecla, che per oltre 40 anni, come abbadessa generale, governa quell'ordine che lei stessa ha resuscitato. Suor Tecla, con gli anni, le trasforma in un piccolo impero, con sedi in India, in Messico, negli Stati Uniti e in Europa. Il suo vero potere non risiede nel numero di conventi sparsi nel mondo, ma nella sua rete di contatti. E la chiave per decifrare la sua influenza ha un nome e un cognome: Giulio Andreotti, il politico che più di ogni altro incarna misteri, luci e ombre della Prima Repubblica. Il loro non è un contatto di facciata, ma è un legame privilegiato. Negli anni più neri di Andreotti, quelli del processo per mafia, quando molti dei suoi alleati di un tempo spariscono, le porte di Piazza Farnese restano sempre aperte. Suor Tecla è una delle poche persone a visitarlo con regolarità, senza timore di essere associata all'uomo più discusso d'Italia. Per questo nei corridoi del potere le affibbiano il soprannome l'Andreotti in gonnella. Quella suora non è solo una consigliera spirituale, è la custode dei segreti più inconfessabili, e sarà Andreotti stesso, anni dopo, a definirla un generale di corpo d'armata. Per Suor Tecla le porte dei palazzi del potere sono sempre aperte, e infatti la sua foresteria diventa un salotto riservato, uno spazio neutrale dove cardinali, ambasciatori, ministri e uomini d'affari possono incontrarsi lontano da sguardi indiscreti. E negli anni '80, mentre il mondo è una scacchiera divisa tra USA e Unione Sovietica, la sua foresteria diventa un porto franco anche per agenti segreti e diplomatici di entrambi i blocchi. Un nome su tutti getta un'ombra su quelle stanze: Sergei Antonov, il funzionario bulgaro accusato di essere il complice di Ali Akçaa nell'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Durante le indagini emerge che Antonov è un frequentatore abituale del convento delle Brigidine. Non si sa cosa ci faccia o chi incontri, ma il solo fatto che un presunto agente del KGB trovi rifugio e discrezione nello stesso luogo dove pregano cardinali e ministri trasforma quel palazzo in un nido di spie. E in quegli anni i giornali definiscono quella suora come la donna più potente di Roma. E quel potere, costruito all'ombra dei palazzi romani, sta per essere messo alla prova a migliaia di chilometri di distanza, in un'isola bloccata nel tempo e avvolta nel mito, l'isola di Cuba. Siamo alla fine degli anni 90. Suor Tecla ha un'idea considerata folle in tutti gli ambienti ecclesiastici. Vuole riportare le suore Brigidine a Cuba dopo la loro cacciata nel 59, a seguito della rivoluzione. L'impresa sembra disperata. Il regime comunista di Fidel Castro è ufficialmente ateo e ha perseguitato la Chiesa cattolica per decenni, ma ora la tollera e la sorveglia, limitandone ogni movimento. Nel 1998, Papa Giovanni Paolo II, che ha passato la vita a combattere il comunismo, compie un viaggio storico a L'Avana. È un evento epocale, un gesto di dialogo che scuote il mondo. Castro, in un'insolita giacca e cravatta, lo accoglie all'aeroporto. E per la prima volta dopo decenni, il Natale torna ad essere una festa ufficiale a Cuba. Quel viaggio apre una piccola crepa nel muro del regime, e in quella crepa Suor Tecla vede la sua occasione. Il primo ostacolo, però, non è lo Stato, è la Chiesa stessa. Il cardinale Jaime Ortega, arcivescovo dell'Havana, è un uomo abituato a muoversi con cautela conoscendo quel regime e guarda l'iniziativa di quella suora venuta da Roma con grande sospetto. La vede come un'azione non concordata che rischia di turbare il fragile equilibrio che lui stesso ha costruito con le autorità. Quando Suor Tecla gli chiede il permesso di aprire un convento, il cardinale le offre una proprietà lontana chilometri dalla capitale. Quello è un modo ecclesiastico per dirle di no e metterla ai margini, ma Suor Tecla non accetta e fa quello che ha sempre fatto a Roma: scavalca la gerarchia e va a parlare direttamente con Fidel Castro in persona. I dettagli delle loro conversazioni rimangono un segreto, ma il risultato è sotto gli occhi di tutti ed è clamoroso. Castro non solo le concede il permesso, ma le offre un edificio prestigioso nel centro dell'Havana.
per trasformarlo nel suo convento. La suora che arriva da Roma ha fatto centro, ma questo non le basta. Durante uno dei successivi incontri chiede al leader: «Comandante, questo edificio è magnifico, ma le mie suore hanno bisogno anche di un luogo di riposo spirituale, lontano dal caos della città. Avremo bisogno di una casa al mare». I funzionari cubani presenti sono terrorizzati da quelle parole, nessuno di loro osa parlare. Invece Fidel Castro scoppia in una risata fragorosa, sorpreso da quella suora che non mostra alcuna paura. E non solo le concede la casa al mare, ma da quel momento inizia a trattarla con un rispetto quasi reverenziale. Oltre a questo, per Fidel Castro, la decisione presa è un trionfo di propaganda. Si mostra aperto al dialogo con una parte della Chiesa e allo stesso tempo umilia la gerarchia locale, dimostrando a tutti che è lui a decidere chi può operare sull'isola e dove. Arrivati al 2003, il convento viene inaugurato con una cerimonia solenne. C'è il cardinale Crescenzio Sepe, peso massimo inviato dal Vaticano, e che i documenti diplomatici descrivono agire più come un amico di Madre Tecla che come emissario ufficiale. E poi c'è Fidel Castro in persona. Quella scena fa il giro del mondo. Suor Tecla ha ormai intrecciato un canale diretto e personale con il leader Máximo, un filo invisibile che la collega al cuore di uno dei regimi più chiusi del mondo. La notizia dell'inaugurazione del convento fa suonare un campanello sia d'allarme che di opportunità. Le note riservate che partono da Roma verso Washington mostrano perplessità, ma anche un enorme interesse strategico. Ed è proprio in quegli anni che gli Stati Uniti hanno un'ossessione che supera tutte le altre: la salute di Fidel Castro. L'intelligence americana analizza i dossier del leader, cronometra quanti minuti resta in piedi, studia i suoi gesti e addirittura un'analisi dell'FBIS, servizio della CIA, segnala che nel 2005 Fidel Castro usa sempre più spesso il braccio sinistro, nonostante sia destro. L'ossessione per ogni minimo indizio apre la strada a una collaborazione internazionale. Nasce così un rituale silenzioso, prima con l'ambasciatore Jim Nicholson, poi con Francis Rooney. Le comunicazioni della CIA descrivono la suora con una dualità affascinante. Da un lato la definiscono una fonte prolifica e ben collegata, dall'altro la etichettano come una prolific gossip, una pettegola. Ma i suoi non sono pettegolezzi, sono informazioni di prima mano. E la collaborazione è facilitata proprio dall'ambasciatore americano Francis Rooney, un devoto cattolico e cavaliere di Malta. Rooney, nei suoi rapporti a Washington, sottolinea un'informazione chiave che Suor Tecla gli fornisce. La Spagna sta segretamente inviando a Cuba medici e attrezzature mediche avanzate per curare Castro. Questa non è un'informazione sulla salute del leader, ma è un'informazione di geopolitica. Suor Tecla non sta solo dicendo come sta Castro, ma dice chi lo sta aiutando, rivelando le mosse di un alleato europeo degli Stati Uniti. Quella procedura continua così per anni, ed è sempre la stessa. Ogni volta che Suor Tecla rientra da Cuba, viene convocata in ambasciata. Lì, durante colloqui riservati, le vengono chieste notizie. La suora le fornisce e allo stesso tempo le utilizza per rafforzare la propria credibilità, assicurando agli americani che la sua missione è soltanto la carità cristiana e ricordando che persino i membri del Partito Comunista contattano il suo convento. Suor Tecla si presenta alla CIA come ha sempre fatto a Roma, una figura al di sopra delle parti che fa da ponti e non fa da spia. I diplomatici americani annotano che, dopo aver fornito dettagli, la suora presenta sempre il conto, ma non chiede soldi, chiede favori. Visti d'ingresso facilitati per le sue consorelle dirette negli Stati Uniti, dei permessi o delle agevolazioni burocratiche. Il 12 dicembre 2006 l'ambasciatore Rooney scrive a Washington: «Madre Tecla ci ha detto che Castro era troppo debole e malato per incontrarla. Il suo segretario personale, Carlos Valenciaga Diaz, le ha detto che ha perso 20 kg ed è l'ombra di quello che era». E quello stesso rapporto continua con dei dettagli che nessun servizio segreto era riuscito ad ottenere. Non ha il cancro, ma un'emorragia allo stomaco. Una stanza della sua casa è stata trasformata in camera d'ospedale. Ma Suor Tecla va oltre la semplice osservazione. Il comunicato riservato di Rooney svela un dettaglio inaspettato, un salto di qualità nella sua collaborazione. La suora suggerisce nomi di funzionari cubani come Eusebio Lee Spencer, il potentissimo e rispettato storico della città de La Habana, e lo descrive come una persona che potrebbe essere di interesse per gli Stati Uniti una volta che il governo cambierà. Suor Tecla non è più una fonte passiva, ma è un'informatrice protetta che si muove liberamente nel cuore del regime cubano. E col tempo che passa, le sue informazioni si rivelano corrette. Fidel Castro, consumato dalla malattia, scompare progressivamente dalla scena pubblica. Nel 2008 il potere passa ufficialmente nelle mani di suo fratello, Raúl. La transizione al vertice del regime cubano avviene senza gli scossoni che Washington temeva, in una sorta di continuità familiare che disinnesca la crisi. E con il tramonto del suo potente interlocutore, anche l'utilità di Suor Tecla per la diplomazia statunitense svanisce. Gli incontri in ambasciata si diradano fino a cessare e il suo ruolo di informatrice finisce così come era iniziato, nel silenzio dei palazzi.
Ma la sua opera a Cuba non si ferma, anzi prospera. Quel singolo convento si moltiplica e passa da 1 a 4 nel giro di 3 anni. Gli avamposti delle Brigidine diventano dei punti di riferimento per la comunità, un paradosso di fede che continua a mettere radici in una terra ancora ufficialmente comunista. Nel marzo del 2020, all'età di 83 anni, Suor Tecla Famiglietti muore a Roma. Quasi nessuno nei necrologi ufficiali menziona quella storia segreta tra Italia, Vaticano, Stati Uniti e Cuba. Ma i giornali la ricordano come la suora dei potenti, l'amica di Andreotti, la missionaria che ha portato il suo ordine in tutto il mondo, da Gerusalemme fino a Cuba.